Oggi vogliamo raccontarvi la nostra storia, La storia di come ci siamo conosciuti e del viaggio che ci ha cambiato la vita. che ci ha fatto diventare quello che siamo ora e realizzare l'avventura che stiamo vivendo. Siamo Danilo di Ascoli Piceno. Mara di Viandrono dalla provincia di Varese e oggi con questo video proveremo a ripercorrere gli ultimi anni della nostra vita. Perché l'avventura non inizia adesso, dobbiamo infatti tornare indietro nel tempo esattamente alla fine del 2015. Nel corso di questi anni abbiamo viaggiato 13 paesi nella maniera più lenta ed economica possibile. Dalla natura incontaminata della Nuova Zelanda e le spiagge paradisiache dell'Australia fino alla base del monte più alto del mondo in Nepal, attraversando il continente asiatico. Lo abbiamo fatto in tanti modi: treno, autostop, moto e a piedi. Tantissime esperienze ed emozioni che ci hanno cambiato la vita. Alt! Non corriamo, partiamo dall'inizio. Tutto è iniziato dall'Australia nel finire del 2015. Ed è proprio qui che ci siamo conosciuti ed abbiamo insieme condiviso la nostra grande passione per il viaggio. Con una macchina da 4 soldi e una tenda siamo partiti all'avventura, la nostra prima insieme come coppia. Ed è proprio qui che abbiamo scoperto le spiagge selvagge ed incontaminate dell'Australia occidentale, alcune tra le più belle al mondo. Turquoise Bay, Sandy Bay e Oyster Bay. Dalla Ningaloo Reef passando per il Carigini National Park, un insieme di canyon e cascate nel bel mezzo del deserto. Fino ad arrivare a Broome e alla sua famosa Cable Beach, una spiaggia lunga 22 km. Ma l'Australia non è solo questo, è molto di più. Animali che vivono solo in questa terra. Uno spettacolo della natura a cui abbiamo assistito attoniti. Dall'Indonesia è iniziato il nostro lungo viaggio durato un anno attraverso il continente asiatico. La nostra prima esperienza in un mondo così diverso è stata indimenticabile, soprattutto grazie all'accoglienza dei locali. A Lombok abbiamo ammirato la potenza della natura. Nelle isole Gili ci siamo rilassati lungo le spiagge desolate e acque cristalline, tra snorkeling e escursioni in barca. Prima nell'isola Travangan, la più conosciuta, per finire nell'isola Meno, poco turistica ma molto accogliente. Ed infine la famosissima Bali, tra vulcani, templi e risaie. Non poteva di certo mancare una visita nella foresta delle scimmie di Ubud. In Malesia abbiamo speso settimane immersi tra le sue isole tropicali della costa est.
Tioman e Perhentian, due paradisi terrestri. Una cosa che non dimenticheremo mai di questo bellissimo paese è il cibo. Lungo le strade abbiamo trovato letteralmente di tutto. Carne, pesce grigliato e i famosissimi dumpling, di ogni forma, colore e tipo. E come dimenticarsi di quelle piantagioni di tè della Cameron Island, così verdi nell'entroterra del paese. Un paesaggio davvero da cartolina. Se però dovessimo tornare domani in Malesia, torneremo nuovamente nelle Perhentian. Sono state 2 settimane di spensieratezza, nelle quali abbiamo girato le isole con un kayak noleggiato. In Thailandia abbiamo continuato a goderci le isole tropicali, sempre zaino in spalla, ma stavolta in tenda. Abbiamo campeggiato per 3 settimane nell'isola di Muko Sorin, una delle poche ad essere ancora lontane dal turismo ormai troppo eccessivo del paese. La Thailandia non è solo isole, ci sono tanti parchi nazionali e per raggiungerli abbiamo utilizzato i treni. La cosa che più ci ha colpito? Le cascate. Le più famose sono quelle del Khao Yai, una delle quali riprese anche nel film The Beach con Leonardo DiCaprio. Ma anche quelle dell'Eravan National Park e del Sao Yak, nella parte ovest del paese, non sono state da meno. Della Cambogia purtroppo abbiamo tante foto ma pochi video. Siamo però riusciti a ritrovare il timelapse di fronte all'attrazione turistica più famosa di tutto il continente asiatico, nonché il monumento religioso più grande al mondo, l'Angkor Wat. Dopo mesi di mare, però, era il momento di cambiare paesaggi. Quindi abbiamo comprato una moto e in sella ad essa abbiamo attraversato Laos e Vietnam. In Laos le pianure incontrano le tipiche formazioni rocciose che lo simboleggiano. A sud del paese, raggiunte le 4.000 isole che giacciono sulle rive del Mekong, ci siamo immersi tra la folta vegetazione e l'acqua abbondante delle sue cascate. Tornati in sella, abbiamo raggiunto il cuore del paese. È qui che abbiamo scoperto quanto i laotiani siano un popolo meraviglioso. Sempre con il sorriso, pronti ad insegnarci anche come raccogliere il caffè. Infine, direzione Tam Kong Lo.
una grotta lunga 7,5 km che abbiamo visitato in barca. Ma non è solo il Laos ad avere queste maestose grotte. Nel Vietnam, infatti, si trovano le più grandi al mondo. Ed è stata proprio questa la tappa successiva. Il Vietnam non è solo natura. Dopo giorni passati nella quiete, però, era il momento di visitare una delle sue città. Guardate dove siamo finiti. Benvenuti nella Pazza Noi. Tanto caos, ma anche moltissimi mercati e cibo, uno dei più buoni di tutto il continente. Già però ci mancava la pace. A poche ore abbiamo quindi raggiunto la baia di Along, una delle 7 meraviglie del mondo naturale. Il kayak è il modo con il quale l'abbiamo esplorata e scoperto alcune gemme nascoste. Per concludere, non potevano ovviamente mancare le terrazze di riso di Sapa, al nord del paese. Dopo 3 mesi in sella alla moto era giunto il momento di tornare a viaggiare zaino in spalla. Abbiamo quindi raggiunto le Filippine e ci siamo stati per 1 mese e mezzo, spostandoci tra le isole senza aerei. La prima è stata la meno conosciuta ma allo stesso tempo la più affascinante, Apo Island. Qui e in altre isole del paese, rispetto a tutti gli altri stati asiatici visitati, abbiamo trovato le poche barriere coralline rimaste ancora in salute. Possiamo dirlo senza problemi, le Filippine ci hanno regalato finora gli snorkeling più belli della nostra vita, insieme all'Australia. Dopo una settimana abbiamo raggiunto Coron Island, una delle tante perle del paese. Le Filippine però non sono soltanto acqua cristallina e spiagge, ci sono anche risaie, tante terrazze, famose quelle del nord. E poi ci sono una delle attrazioni più conosciute, le Chocolate Hills. Ogni volta che però ti allontani dalla costa, fai fatica a dimenticarla e non vedi l'ora di tornarci. Eccoci quindi di nuovo in mare, a Palawan, e la sua famosissima El Nido. Qui le escursioni sono tantissime e il miglior modo di godere appieno della zona è sicuramente il kayak.
Cosa c'è di meglio di uno zipline per ammirare il panorama dall'alto? 1, 2, and 3. Non abbiamo dubbi, per noi rimangono le isole più belle dell'intero continente. Il Myanmar lo abbiamo attraversato tutto in circa 1 mese e mezzo, principalmente con i treni. Intere giornate passate su quei mezzi pieni di vita. Dove abbiamo scoperto il vero volto di un paese povero, ma sempre e comunque solidale e generoso. Con dei mini camion trasformati in pullman abbiamo raggiunto uno dei simboli più religiosi. La Golden Rock. Il paese ha un forte legame con la sua religione e lo si nota dappertutto, nella capitale Yangon con la sua famosa pagoda, fino ad arrivare a Bagan, un'immensa valle che conta più di 4.000 templi, sicuramente uno dei posti più affascinanti e spirituali. E per finire, Lynn Lake, un lago nel quale il suo popolo vive coltivando veri e propri orti galleggianti e padroneggiando ancora arti antiche. Ciò che però rende unico questo posto sono i pescatori equilibristi, riconoscibili per le loro reti coniche e il modo di remare con una gamba. Arrivati in India, chi l'avrebbe mai detto che saremmo rimasti per 2 mesi, da sud a nord, un paese pieno di contrasti. Tantissime persone, tantissimi colori, ogni strada piena di vita. Ma anche una storia forte ed antica, come i suoi monumenti, Ajanta Cave. La religiosità del popolo la si nota ad ogni angolo, ma soprattutto intorno ai simboli del paese, come nel Golden Temple di Amritsar. Non poteva di certo mancare una delle 7 meraviglie al mondo, il Taj Mahal. In molti vanno in India per trovare spiritualità, altri invece non vedono l'ora di scappare. Sta a voi a giudicare. Hallo, Mannschaft. Abbiamo concluso la nostra avventura nel paese con Varanasi, una delle 7 città sante e simbolo della religione induista. Per i credenti questo è il luogo di culto e pellegrinaggio nel quale venire a cancellare i propri peccati con un bagno nel fiume sacro, il Gange. Gli induisti credono che questo sia l'unico posto della terra in cui gli dei permettono agli uomini di sfuggire all'eterno ciclo di morte e rinascita. È per questo che ogni giorno decine e decine di persone vengono qui a morire. In Nepal ci siamo voluti mettere alla prova. Il piano era di raggiungere la base del Monte Everest senza guide né porter, e così abbiamo fatto. La maggior parte delle persone
prende l'aereo per raggiungere Lukla, cominciando così il cammino a metà percorso. Ma a noi ovviamente le cose semplici non piacciono e quindi abbiamo cominciato il trekking da valle, a Shivalaya. Un trekking durato 22 giorni attraverso ghiacciai, fiumi, laghi della catena himalayana. Abbiamo percorso quasi 300 km con 12 kg sulle spalle, senza esperienza ma tanta voglia di raggiungere la meta. Molta natura, ma anche tanti ricordi di un popolo sempre gentile, solidale e sorridente, pronto ad aiutarci anche nelle lunghe giornate di pioggia battente. Danilo si sta preparando. Sono le 6:30 di mattina. Siamo riparati a casa di un signore. Signore, questo è il signore che ci ha. Sì, Hello. hello, namaste. Namaste. Ecco qua. Bene. Namaste. Namaste. Sono tutte le bandierine delle preghiere. Namaste. Namaste lo. Ole! Questo è il tratto di sentiero che dobbiamo attraversare. Ci bagneremo i piedi! Questo è il nostro risveglio di stamattina. Si vede ogni singola vetta. Ciao cuore. Ci avviciniamo sempre di più all'Everest. Qua abbiamo, poverini, i porter. Namaste. Good morning. Morning. Stanno arrivando gli yak. Diciamo che siamo a un passo dall'Everest. Penultima cittadina prima dell'Everest Base Camp. Tutto ghiacciaio. Yeah! 5500 metri! Questa è stata l'esperienza più bella a conclusione del lungo viaggio attraverso l'Asia.
La nostra avventura però non finiva qui. Ci mancava un'esperienza di viaggio diversa, in un paese da sempre sogno proibito, la Nuova Zelanda. I 40 giorni in quella terra lontana hanno dato vita all'idea, che poi è diventata realtà, del progetto che stiamo vivendo, e cioè l'Alaska all'Argentina in un furgone camperizzato da noi. Vi lasciamo con alcune immagini di questo bellissimo paese, del quale abbiamo ancora tanto da raccontare. L'approfondiremo quindi meglio in un prossimo video, dedicato solo ed esclusivamente alla Nuova Zelanda. Non mancate!